Buonasera a tutti, siamo alla terza o alla terza edizione di Borgo Libri, una rassegna che onora Borgo Franco. Onora Borgo Franco, ma non solo Borgo Franco, ma tutto il territorio della Bassa Valle, perché è una delle rassegne più puntuali e con più appuntamenti in 3 giorni, concentrata al massimo, però è un via vai continuo, una continua ascesa, crescita di argomenti interessanti, di incontri con artisti, con scrittori, con giornalisti, e ogni anno è sempre meglio. Cioè io devo ringraziare l'editore Ennio Pedrini che conduce questa rassegna fin dall'inizio, ma la promuove, la diffonde con grande sforzo sia diretto che indiretto, anche con tutta la famiglia. E per noi è facile essere sindaci e avere dei partner così, perché ti dà un pacchetto quasi predefinito, ci aiuta, cioè non è solo mettere a disposizione le sale, no? E le opportunità che vengono anche dal territorio. Sicuramente questa rassegna diventerà praticamente fissa, io sono d'accordo di ospitarla sempre, non cambiare magari il periodo, che va benissimo questo periodo perché è un appuntamento che poi tutti prendono nota e tutti vogliono ritornare, cioè la ripetitività normale. E sono veramente felice di essere anche con gli assessori, il mio assessore Gabriella Gedda, con il nuovo assessore alla cultura che è Katia Marafiotti, di proseguire anche per i prossimi anni nella collaborazione e anche durante tutto l'anno con Ennio Pedrini. Per me oggi è una giornata non facile, nel senso che dopo, diciamo così, l'esultanza del Giro d'Italia, oggi, cioè praticamente ho avuto una notizia sconfortante sulla stabilità di un edificio scolastico e alle 5:30 ho dovuto praticamente emettere un'ordinanza che da domani mattina l'istituto scolastico è chiuso. Cioè praticamente non è una bella cosa, cioè purtroppo è che quando hai delle notizie, cioè che la struttura potrebbe non reggere e ti consigliano la chiusura, per un sindaco non c'è alternativa, cioè se non emettere l'ordinanza. E poi dopo si vedrà come organizzare le scuole, le ore, la mensa e tutto, però da domani mattina la scuola è chiusa e lo annuncio qui ufficialmente, anche se l'ho già dato alla stampa, ho già diffuso la cosa, però è un periodo in cui noi siamo molto presi dagli eventi belli, Giro d'Italia, belli, Borgo Libri, Festival Borgo Libri, però abbiamo anche queste cose qui da sentire, e non sempre, cioè, abbiamo, come si dice, la disposizione ad essere completamente contenti. Io stasera volevo essere estremamente felice, condividere con voi la gioia di questa ripresa, di questa iniziativa, e invece sono dall'altra parte preoccupato perché non so cosa ci aspetta. Di che abbiamo tutto il tempo, perché ormai è quasi finita la scuola, abbiamo tutto il tempo d'estate per prendere i provvedimenti per quello che è la base, la culla della cultura, che sono le scuole, no? Quindi io ripeto sempre, noi qui ci vediamo, ci guardiamo, ci conosciamo quasi tutti ormai. Quando si parla che un paese non ci sono manifestazioni culturali, io ho una grossa delusione, nel senso che ci sono tanta gente del territorio che viene a queste manifestazioni e tanta gente locale, purtroppo, si lamenta che non ci sono episodi culturali di rilevanza, poi quando ci sono non frequentano. Vediamo qui che io mi aspettavo una platea numerosa, ma di borgofranchesi, cioè invece la vedo scarna, cioè. Non so quanti sono di Borgofranco, ma sono pochissimi. Abbiamo gli eporeghesi, i montaltesi, abbiamo l'espressione di un territorio. Cossanesi. No, potrà essere che abbiamo sbagliato noi, cioè io delle volte mi faccio delle domande perché non partecipano, perché questo è importante, no? Trovare i motivi
per cui la gente deve partecipare, deve frequentare. È vero che ci sono lì manifestazioni sportive, ma questa è una manifestazione di rilevanza assolutamente alta a livello territoriale. Ma poi andate a vedere il programma, è un programma netto, cioè ogni mezz'ora c'è una presentazione e poi di autori di estremamente interessanti. Cioè, io non credo che il nostro territorio non abbia la gente interessata a queste cose qui. Cioè, c'è stato Borgo, come si chiama, Ivrea lì, capitale del libro, no? E adesso noi qui siamo tanti addetti ai lavori, tanti amici, però manca la popolazione. Cioè, e questo qui è colpa sicuramente mia, perché si vede che cioè, non è... Cioè, è un atteggiamento che non riesco più a condividere, cioè, delle volte io mi arrabbio ancora, non ho sempre l'entusiasmo di arrabbiarmi, perché quando le cose non so, cioè, con tutto il rispetto vostro, no? Ma i borgofranchesi dove sono? Questa è la mia domanda, no? Dove sono? Ecco, io lascio la parola a Ennio. Grazie signor. No, perché sono deluso dei miei concittadini, ecco, praticamente. Bene, intanto io ringrazio tutti della presenza. Desidero ringraziare anche il consigliere regionale Alberto Avetta che questa sera è presente con noi e ci onora con la sua presenza insieme ad altri amministratori che sono seduti in sala. Desidero ringraziare anche Pasquale Mazza che rappresenta questo, oltre ad essere sindaco della città di Castellamonte, rappresenta anche Torino città metropolitana e lascerei immediatamente a lui che tra l'altro ha dato il patrocinio insieme alla Regione Piemonte a questo evento. Grazie Ennio, tanto buonasera a tutti e la mia vicinanza a Fausto, dai, che per la questione della scuola vedrai che in qualche maniera si risolve, ma mi allaccio a quello che dicevi poc'anzi Fausto, è l'unico modo per risolverla è quello di perseverare, quello di avere la testa dura. A me a Castellamonte dicono che ce l'ho abbastanza la testa dura e quindi bisogna perseverare, bisogna continuare, bisogna perseverare e vedrai che i risultati arrivano. Però lasciatemi dire, io questo è il terzo anno ed è la terza inaugurazione alla quale io partecipo di Borgo Libri, perché ci tengo, perché ritengo che intanto ti faccio i complimenti perché metti a disposizione un fior di spazio veramente bello, veramente accogliente e comunque c'è la collaborazione della città di Borgofranco che non è banale, non è secondaria, è una visione. Quindi tu su questo, Fausto, devi perseverare e vedrai che i risultati arriveranno. E poi voglio fare e ringraziare i complimenti a Ennio, col quale stiamo portando avanti una serie di altre iniziative. Abbiamo iniziato un rapporto, qui c'è Sandra Baruzzi, c'è la professoressa Baruzzi, abbiamo iniziato a parlare e credo che svilupperemo un rapporto con una città della Cina, con i quali insomma andremo a sviluppare, credo che ho letto che mi ha detto Cem che saranno qui presenti anche sabato pomeriggio e magari lo aspetto io e ci parliamo già qua. Ci sono delle interazioni che sono importanti, cioè queste manifestazioni servono a diffondere la cultura, a diffondere tutti i tipi di cultura, perché qua ci sono scrittori e artisti della ceramica, ci sono attori, ci sono ci sono sportivi, Fabrizio, ci sono una serie di personaggi e ci sono una serie di culture che vanno, che questo territorio esprime. E il calendario, questo calendario è un signor calendario che parla dei suoi personaggi del passato che non sono pochi, che sono dei signori personaggi che non hanno nulla da invidiare a nessun altro territorio, e parla del futuro.
parla della cultura, parla di come dobbiamo porci nei confronti dei giovani, di coloro che arriveranno dopo di noi. Ecco, e magari cerca anche di dare delle soluzioni a questo dialogo, come affrontare il dialogo con i giovani. Quindi io ritengo che questa manifestazione, questo festival sia un festival di assoluto valore per tutto il Canavese, per tutto l'Eporediese, per tutto il Canavese, per tutta la provincia di Torino. E per questo io sono lieto di portare il saluto del sindaco Lorusso e del vice sindaco Suppo e di tutta l'amministrazione di Città Metropolitana. Io credo che sia il minimo e indispensabile essere qua questa sera presente. Dopodiché Ennio lo sa, io insomma per quello che posso cerco di esserci come sindaco, come consigliere di Città Metropolitana e soprattutto però lasciatemi dire come canavesano, perché quello è importante, anche se l'accento non è proprio canavesano, però come canavesano, orgogliosamente canavesano, io mi sento di essere a disposizione, di lavorare e di cercare di fare del mio meglio per il nostro territorio. Grazie. Grazie. E proprio perché abbiamo un ospite, direi di livello mondiale, internazionale, che è la pubblicazione di una nuova collana editoriale inerente Lianzù, che è patrimonio mondiale UNESCO, è al tavolo con noi l'assessore all'internalizzazione Gabriella Gedda, alla quale chiediamo di rivolgere i saluti e il benvenuto. Grazie, buonasera agli ospiti. Ennio, abbiamo iniziato 3 anni fa quasi per scherzo, abbiamo detto proviamo con Borgo Libri, adesso siamo alla 3ª edizione, quindi direi che l'obiettivo è centrato. Poi il fatto della partecipazione o meno dei borgofranchesi, anziché io butto lì, a volte si dice l'erba del vicino è sempre più verde, magari andiamo a fare cultura da un'altra parte dicendo guarda che bella manifestazione, che bell'evento culturale, e poi quando abbiamo l'evento culturale sotto casa lo snobbiamo. Sì, anche perché l'anno scorso Borgo Libri ha fatto nella 3 giorni oltre 3.000 persone che sono state qui in questo edificio meraviglioso, ed effettivamente di Borgofranco ne ho visti veramente pochi, però la realtà è questa, 3.000 più. Quest'anno, tempo permettendo, speriamo di aumentare il numero delle persone che ci verranno a trovare. Il programma dice bene, ecco. Poi direi che Ennio ha fatto un salto, arriva dal Salone del Libro, quindi per noi è un grandissimo onore il passaggio di Ennio dal Salone del Libro, chiaramente di fama internazionale, ad una location un pochino più contenuta, ma comunque molto molto sentita. Intanto ringrazio Ennio, ma ringrazio anche Sandra Baruzzi e ringrazio anche abbiamo anche un'esposizione di quadri di Galliano, quindi voglio dire 2 artisti, cerchiamo di diciamo così rivitalizzare comunque sempre l'evento con dei nuovi eventi, con delle nuove esposizioni. Lancio qui, visto che abbiamo parlato di Cheng, lancio qui un progetto che avevamo lanciato l'anno scorso a Borgo Libri e oggi finalmente è in dirittura d'arrivo. Abbiamo realizzato una passeggiata artistica, l'abbiamo realizzata materialmente, nel senso che stiamo chiudendo il cantiere a giorni, faremo, adesso vediamo quando l'inaugurazione, sarà una passeggiata artistica dove ci sono delle postazioni artistiche lungo il percorso dei Balmetti, quindi anche lungo la via Francigena, dove potremo andare ad esporre delle opere d'arte, quindi anche qua avremo l'opportunità di avere, diciamo così, volendo sempre una galleria d'arte a cielo aperto. Ho visto la scorsa settimana Cheng, mi parlava di una mostra interessante italo-cinese a Torino che arriva a breve, ci siamo lasciati dicendo ma noi abbiamo l'opportunità
di avere questi 12 spazi lungo la via Francigena all'interno dei balmetti, perché non utilizzarli? Quindi diciamo che vi lascio questo pensiero, quello di riuscire a coordinare questa mostra d'arte in modo tale da riuscire ad unire queste due culture diverse, lontane, ma nello stesso tempo che ci accomunano dalla voglia di creare qualcosa sul territorio e veicolare, diciamo così, una parte di cultura che può essere letteratura, arte o pittura sul nostro territorio, all'interno del territorio di Borgofranco di Ivrea. Grazie Gabriele. Io pregherei un breve intervento, ci fa molto piacere Avetta. Grazie, buonasera a tutti, davvero con piacere partecipo a questa serata perché l'ho detto prima il sindaco e mi unisco alla solidarietà che gli ha espresso Pasquale Mazza, perché devo dire questo paese, questo Borgofranco ci ha abituati, adesso così la mettiamo un po', diciamo, ci troviamo la parte positiva, ci ha abituati, dicevo prima scherzando al sindaco, poi passiamo dal ciclismo alla cultura, insomma, e non solo, perché qui a Borgofranco ho avuto il piacere tante volte di partecipare a tante iniziative, perché c'è un'amministrazione particolarmente creativa, particolarmente determinata, e questo va riconosciuto a questa amministrazione. E poi mi unisco però alla solidarietà, perché il problema che ha tirato fuori il sindaco è un problema che riguarda tante amministrazioni, e anche il modo con cui lui ha raccontato, quindi anche con un grande come dire, trasporto emotivo, ha raccontato questa brutta notizia di oggi, qualifica, no, il ruolo degli amministratori locali, dal senso di quanto sia da un lato bello fare l'amministratore locale, ma dall'altro generi anche diciamo, pesantezza, difficoltà, e ci auguriamo davvero, per quello che possiamo fare sicuramente con Pasquale, con Città Metropolitana, e laddove serve anche con Regione, per dare una mano siamo ovviamente a disposizione. Però lasciatemi dire una cosa su Borgo Libri, perché siamo qua per questo. Sono stato coinvolto insomma, tramite Sandra, mi permetto di dirlo, Sandra, ci conosciamo da tanto tempo, con la professoressa Baruzzi, abbiamo fatto anche tante iniziative, sono cossanese e le voglio ricordare con un certo orgoglio, perché siamo qua in questo triangolo Cossano, Borgofranco e Castellamonte, tante iniziative con il liceo che faccio di Castellamonte, che avevano l'obiettivo, nel nostro piccolo, noi siamo un piccolo paesino, insomma, quando io ho fatto il sindaco Cossano, e anche prima devo dire, avevano però un obiettivo che è sintonico con quello di Borgo Libri, cioè di dare lo spazio alla cultura locale. Credo che il programma di Borgo Libri questo sia l'elemento qualificante. Grazie veramente, perché questo è proprio l'obiettivo. Grazie. È l'elemento qualificante di questa iniziativa, credo che sia quella che diciamo, è il modo attraverso il quale le istituzioni pubbliche e anche le associazioni culturali che si danno questo obiettivo, il modo attraverso il quale noi siamo nelle condizioni di dare spazio anche alla cultura locale, che magari sono tanti livelli qualitativi e poi molto soggettivo, quindi non è questo il tema, però probabilmente dentro questo abbraccio complessivo appunto alla cultura locale, alle potenzialità della cultura locale, magari scopriamo che a volte scopriamo anche personaggi, persone e storie che hanno qualcosa da raccontare. Questo credo sia l'obiettivo qualificante di Borgo Libri, ed è per questo che tenevo ad esserci e tenevo ad esprimere tutta il mio affetto per un'iniziativa come la vostra. Cioè, ci auguriamo davvero che questo terzo anno sia solo l'inizio di un grande futuro. Grazie veramente. Bene, adesso entriamo proprio nel tema della presentazione. Si ripresenta la sua terza edizione Borgo Libri, come abbiamo sentito, con il patrocinio di Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana e il Comune di Borgofranco di Ivrea. Obiettivo del festival è la promozione del territorio con i suoi autori, i suoi artisti legati al Canavese, alla Valle d'Aosta e al Piemonte, con uno sguardo sul mondo letterario oltre i confini europei. Quest'anno ospite d'onore la Zhejiang University Press, che con i presidenti di Anji, Chen Ming, presenterà la collana editoriale che si propone con 3 libri freschi di stampa
e proporrà la città di Alenzu patrimonio mondiale UNESCO. La delegazione è arrivata il giorno prima del Salone del Libro, è stata ospitata nel nostro stand, nello stand dove anche noi eravamo invitati da Regione Valle d'Aosta, e poi abbiamo organizzato con la delegazione cinese una serata in una delle librerie più interessanti di Torino, che è la libreria Belgravia. Il risultato è stato oltre misura confortante, cioè abbiamo fatto, come si suol dire, tra virgolette, il pieno, ma abbiamo fatto anche il pieno con Oreste Valente il giorno prima alle ore 18 con Calvino, che sarà poi portato, ma lo vedremo in seguito nel programma, anche a Borgo Libri. Il festival sin dalla sua prima edizione è diventato un punto di incontro letterario che ha saputo coinvolgere ed accendere i riflettori sugli autori contemporanei locali, così come pure sulle arti in genere, senza dimenticare i grandi scrittori canavesani o le sue figure di spicco, da Gotta a Giacosa, da Piero Martinetti a Olivetti, che tratteremo in questi giorni di incontri. Accanto agli autori del territorio non mancano le firme importanti riconosciute in campo nazionale: Gianni Oliva, Massimo Centini, Piero Abrate, Pierfranco Quaglieni in conferenza su Adriano Olivetti, un utopista positivo, Beppe Gandolfo, parliamo di Mediaset, Giovanni Negri, un grande personaggio conosciuto da ovunque. Abbiamo Marina Rota, che ha presentato recentemente un libro con Sgarbi, abbiamo Carlo Ravai, solo per citarne alcuni. E poi però sono anche presenti volti nuovi, quelli che segnano promettenti scrittori in crescita, e per esempio nel caso del sedicenne, che compierà tra l'altro 16 anni a giugno, Federico Mantegari, che presenta Il segreto dei Treves, i custodi del Graal. Tra l'altro al Salone Internazionale del Libro di Torino domenica scorsa ha esaurito le copie nello stand dove eravamo invitati per il secondo anno consecutivo. Credetemi, è rarissimo. Noi abbiamo esaurito due romanzi, uno di Danilo Alberto e uno di un ragazzo che deve compiere 16 anni a giugno. È stato per noi un risultato strepitoso. Sono numerosissime le novità editoriali che si aprono al festival, che dopo il firmacopia della scorsa settimana sono proposte, e tra queste anche l'anteprima prevista per la prossima ristampa del volume Il Bleto di Sciallanghi, il capitano, scritto dall'indimenticato canavesano Piero Venezia di Colleretto nel quarantennale della sua prima edizione. Praticamente è un libro introvabile, quindi abbiamo deciso con la famiglia di darlo nuovamente alla stampa e di riproporlo sul mercato. Ecco, credetemi, un capolavoro di ricerca storica. Accanto alle decine di presentazioni di libri di diverse case editoriali, tra le più importanti in Italia, facciamo due esempi: Mondadori, possiamo parlare di Rubettino a Roma, tanto per farne due esempi brevissimi. Ci sono anche delle prime, o meglio il debutto dell'interessante libro di Ivrea 1400, guida alla città medievale per viaggiatori del tempo. Silvia Battistello, che è il suo secondo libro, scrisse l'anno scorso e lo pubblicammo, un bellissimo libro, il primo libro sul castello di Ivrea, del castello del Conteverde, e quest'anno ritorna con 1400 guida alla città medievale. Poi ci sarà il volume del giornalista Piero Abrate. Piero Abrate ha lavorato 20 anni alla stampa a Torino, non era un collaboratore esterno, ha lavorato in redazione, presenta Piemonte da gustare. Piemonte da gustare è un libro che vede la pubblicazione di ben 842 prodotti della tradizione alimentare del Piemonte e di 150 sagre in Piemonte. Per la prima volta si affaccia sul mercato un libro che raccoglie i prodotti DOP e DOC della tradizione culinaria della nostra regione, da Cuneo a Biella. Devo dirvi che tra noi è seduta una persona speciale che ha realizzato la copertina del libro, che è Tiziana Cascia, la nostra porediese, e anche gli interni. Posso farti fare un applauso, Tiziana? Grazie, un gran bel lavoro. Il libro è già in distribuzione sull'intero territorio nazionale. Il Corriere della Sera ci ha cercato al Salone del Libro, ha cercato Piero Abrate e noi perché voleva recensire questo volume. Quindi la giornalista Genta
ci sta lavorando e penso che la prossima settimana sul Corriere vedremo un bel articolo dove ci sarà anche la fotografia della copertina che hai disegnato. Grazie Tiziano. Non ci si può dimenticare inoltre di citare la presentazione del libro Opera Omnia, coro baiolese, storia e musica popolare, con gli interventi in scaletta, e parlo di Amerigo Guglielmo, e come non esserci, soltanto per ascoltarlo vale la pena di ascoltare Amerigo, e naturalmente sarà accompagnato da Giancarlo Biglia e Rinaldo Doro. Oppure il libro del gruppo Narravita di Ivrea, che presenta storie di vita in prima linea, i professionisti sanitari degli ospedali di Ivrea, Ciria e Chivasso al tempo del Covid, con i ricordi sulla pandemia. Ma sono veramente tanti gli appuntamenti in calendario che potete trovare nelle brochure che sono qui in distribuzione. Segnaliamo inoltre le conferenze di enti e amministratori pubbliche che pongono le bellezze del Canavese in risalto, tra cui gli interventi di Lucia Mongiano, preside del liceo Botta di Ivrea, con Paolo Facchin, presidente della sezione Via Francigena di Sigerico, Paola Cibiglia su Percorsi Liberty e Sacro di Romano Canavese, il ritorno di Claudio Vetaz con Pasquale Mazza, se ci onora di nuovo della sua presenza, perché parleranno di Castellamonte, città della ceramica, ma non solo. Franco Cominetto, sindaco di Burolo, ed Elena Viretto presentano Elena Viretto è assessore alla cultura, Villa Pasta di Burolo, questa sconosciuta. Annalisa Actis, assessore alla cultura con il presidente della Proco di Mazzè, interverrà su Mazzè tra storia e tradizione. Ancora un intervento importante da citare, quello di Laura Salvetti, presidente dell'Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea, che presenterà il libro Chiese barocche tra la Val Chiusella e la Valle d'Ora, Baltea Canavesana. Autori Marta Grassino, e un omaggio verrà fatto al coautore, che purtroppo ci ha lasciato, Giuliano Canavese. Interverrà ancora Cristina Fenoglio Agaddò, presidente della Fondazione Martinetti, che sul tema Piero Martinetti, filosofo della libertà. Momento di confronto e stimolo sarà la conferenza del caporedattore centrale della Sentinella del Canavese, Claudio Cucurullo, su un tema di grande attualità, la lettura fonte di benessere. Di lettura fonte di benessere ho parlato oggi ci siamo collegati, Roma si è collegata con Borgofranco a Isoradio, Rai 1, e abbiamo parlato della Sentinella del Canavese, di Cucurullo, naturalmente abbiamo parlato del Festival di Borgo Libri, e poi abbiamo parlato anche, ma lo vediamo dopo, di Sassi. Poi vi spiegheremo perché. Poesia in primo piano nel pomeriggio di domenica 28 in area Giardino, mentre in sala continuano le presentazioni con i poeti Giampiero Perlasco, Vincenzo De Rua, Rosanna Frattarolo, Piera Giordano, Sandra Baruzzi e Giuliana Reano. E la presentazione del libro del Circolo del Calamaio di Ivrea, I Borghi del Calamaio, con parti di lettura in presenza di autori. Chiusura degli incontri del Festival Letterario alle ore 21 di domenica, con la riconferma del maestro Oreste Valente, grazie che sei con noi anche stasera Oreste, nel Giardino del Parco, con lo spettacolo teatrale e le letture su Italo Calvino nel centenario della sua nascita. Tra poco, penso che tra una quindicina di giorni, ci lascia e continua la sua tournée in Argentina, dove porterà Calvino. Naturalmente tutti gli ingressi sono gratuiti, qui non si paga nulla, dal teatro alla poesia alle presentazioni. Tra le curiosità, l'iniziativa I Sassi del Sorriso, ecco che ci arriviamo, ciottoli dipinti a mano con disegni a tema libro ovviamente, realizzati da Patrizia Crovetti, e a tale riguardo devo segnalare nella gestione dell'iniziativa l'amico Fabrizio Topavic, grazie di essere con noi, che sono stati disseminati nel giardino di Palazzo Marini e potranno essere raccolti e portati a casa come ricordo dell'evento dai bambini e, perché no, dagli adulti. Guardate, qui abbiamo tenuto qualche campione, gli altri sono già stati sparsi nel giardino, sono veramente carinissimi. C'è il topino col libro, il Snoopy col libro, cioè di colorati, vivaci, e poi sono dei sassi raccolti sulle rive della nostra Dora. Poi un'altra curiosità, una mousse realizzata appositamente per Borgo Libri. Sì, abbiamo parlato di un libro di gusto, no? Però c'è una mousse, e quindi questa ve la consiglio assolutamente da assaggiare mentre si legge un libro, un buon libro,
è stata concepita dalla pasticceria artigianale di Paolo Pitti di Montalto d'Ora. Debutto per lo spettacolo teatrale di Voci nel Frutteto Macedonia d'Arte di Torino, con testo di Daria De Fazio per la regia di Annalisa Baratto, nel contesto della presentazione del libro giallo Istantanea nell'ombra di Danilo Alberto, che è il secondo libro che abbiamo esaurito al Salone del Libro. È stato confermato anche il mercatino del libro usato con le barcarelle, le avete viste entrando sotto i portici, e sono gestite da espositori privati che hanno tutte le licenze, e dalla libreria Garda di Ivrea, che oggi pomeriggio Paola e Alessandro erano qui a montare e a portare i loro libri. In breve sintesi, 37 gli eventi proposti, un webinar con Roma, gestito in sala dal docente universitario Armando Mino con Giovanni Negri. Sono 11 le conferenze, 3 i libri che debuttano sul Canavese e 1 sulla Valle d'Aosta, senza contare gli eventi di poesia in presenza con gli autori, l'arte, il teatro e il cinema, con il cortometraggio di Aneddoti e Misteri, per la prima volta Borgo Libri, che quest'anno propone un cortometraggio sulle Brigate Rosse in Canavese. I partner culturali del festival sono il Centro Studi Pannunzio di Torino, il Liceo Botta di Ivrea, il Comune di Mazzè, la città di Castellamonte, il Comune di Burolo, la Biblioteca del Comune di Romano Canavese, il Circolo Letterario Il Calamaio, Libreria Mondadori Ivrea, Libreria Garda Ivrea, l'Associazione Gruppo Medievale del Canavese Rosetti Ivrea, Bottega Teatrale del Botta Ivrea, Angi Italia, Forum Mondola Baltea, Proloco di Crova, provincia di Vercelli. La gestione, l'organizzazione è affidata all'Associazione Luci, la gestione degli eventi è curata da Edizioni Pedrini. I media partner sono la Sentinella del Canavese e Radio Spazio Ivrea, li ho visti in sala grazie a Luigi e a tutto lo staff che da stasera è operativo. Un ringraziamento prima di entrare nel vivo della serata, che ormai siamo arrivati, è dovuto al gruppo di lavoro che ha lavorato 6 mesi sul progetto Borgo Libri 2023. Non è stato facile organizzare gli appuntamenti del festival e a tale riguardo un ringraziamento particolare va alle direttrici di sala e di giardino, perché l'evento si svolge qui sopra e contestualmente nel giardino sotto o nella sala comunque sottostante in caso di maltempo. È un lavoro che da domani sarà durissimo, inizieranno il loro lavoro, presenteranno gli autori e desidero citarle e pregherei anche di alzarsi in piedi, quindi Ezia Bogo, presente dalla prima edizione, direttrice di sala, e per quest'anno Elena Viletto e Giuliana Reano, grazie, meritate questi applausi. Da domani sarete meno tranquille, presumo, e le ringrazio per la loro grande professionalità e competenze. Bene, adesso arriviamo ad un momento davvero importante, è l'assegnazione del prestigioso riconoscimento Cultura e Società. Quest'anno è conferito a Luciana Banchelli, fondatrice dell'Associazione Luci nel 2004, che è l'associazione che organizza questo festival. E qui apro una breve parentesi per un'altra figura scomparsa recentemente, l'amico Mario Fra, vicepresidente dell'associazione, che desidero ricordare in questo contesto come amico e grande operatore sul campo, oggi sostituito dalla dottoressa Anna Maria Vizzini, presente in sala, alla quale farei un applauso nella nuova veste di vicepresidente. Non lo vedevo, eppure avrei dovuto, sapevo che c'eri. Consegnare questo premio a Luciana Banchelli mi emoziona. Luciana è una persona che ha segnato la cultura del suo canavese. Il primo evento di Luciana, fondatrice di Luci, data 21 ottobre 2004 e il titolo era Le masche nell'immaginario collettivo. Sono stati in questi 20 anni oltre 150 gli eventi organizzati in canavese da Luciana e si è parlato di letteratura, dalla lettura alla prosa, alla poesia, al teatro, a quelli di attualità. A lei mi lega il grande amore per questa terra, condiviso dall'indimenticabile Valerio, suo marito. Amore per i beni architettonici e la cultura del nostro territorio. Basta un esempio, quello della chiesa di San Rocco di Montalto, con i suoi affreschi unici, una trilogia meravigliosa, e per la quale lei direttamente e l'associazione Luci tante energie hanno speso nel corso di 2 decenni.
Dal punto di vista editoriale, Luciana Banchelli si distingue per lo studio e la divulgazione di elementi storici che contribuiscono alla conoscenza del canavese. Scrive un primo romanzo, L'Orelet e l'energia dell'eternità, a cui ne segue un secondo, Atanor, password templare, sentiero dell'anima. Sono ambientati naturalmente in canavese. Nel 2019 pubblica C'era una volta Ivrea e Canavese e racconti di spaccati di vita canavesana, compresa tra la fine del 1800 e metà del Novecento. Un libro che è andato esaurito in pochi mesi. Stiamo pensando a una ristampa, Luciano. Nel 2020 pubblica Profumi del Tempo, un testo bellissimo quanto avvincente, un viaggio in cui l'indimenticato Salvatore Gotta ci accompagna nel presente del canavese, descrivendone i ricordi positivi e negativi con gli attuali pregi e difetti, perché va anche detto che Luciana Banchelli è studiosa affermata e ricercatrice di Salvatore Gotta. Tanto è vero che lo scorso anno in autunno tiene un ciclo di incontri nelle scuole nei comuni dell'Alessandrino, nel Monferrato e nel Canavese per illustrare il grande scrittore canavesano. Non posso dimenticarmi di Easy the Remember, un romanzo scritto da Luciana, naturalmente sempre sul canavese, Easy the Remember, al tempo del Covid, scritto durante il Covid. Lo scorso anno edita il suo lavoro più importante, a mio avviso per altri lettori può essere diverso, Profumi del Tempo è altrettanto bello, ma lo scorso anno edita il suo lavoro più importante, l'antologia di Salvatore Gotta. Si tratta di una ricerca su decine e decine di libri scritti dal Gotta, un lavoro certosino per il quale sceglie i passi scritti sul canavese da Gotta e ne riporta gli estratti divisi comune per comune. Pensate, decine e decine di libri scelti, letti e strampolando le righe sul comune e riportati in un viaggio che segna la storia stessa del canavese. Ci tengo a sottolineare che il libro si apre con la presentazione dello scrittore Gianni Oliva, la seconda dopo Profumi del Tempo. E Gianni Oliva, docente e storico di fama nazionale, scrive: Gotta interprete del suo tempo, attento, preciso, cantore del buon tempo antico, respirato nella giovinezza epoediese, il cui merito di divulgazione va indirizzato a Luciana Banchelli per questo lavoro. Non è da tutti, cara Luciana, ricevere questi complimenti da un certo signor Gianni Oliva che noi ben conosciamo. Tanto avrei da aggiungere dei bei momenti di cultura trascorsi insieme, alle tue indicazioni di luoghi dimenticati nel verde canavese che pochi ormai riconoscono tra laghi, la Morena e luoghi che sono per me diventati ricordi indelebili e di molti che hanno avuto la fortuna di conoscerti e di frequentarti. Grazie di tutto ciò che hai fatto per il tuo, per il nostro canavese. Grazie, Luciano. Come lei, l'assessore di consegnare il riconoscimento a Luciana Banchelli, prego. Tra donne, se vuoi raggiungerla. Sei riuscito a farmi commuovere per l'ennesima volta, visto che io sono già facile alla commozione, ma con Ennio mi hai fatto rivivere. Poi facciamo le foto dopo insieme, mentre facciamo finta di ristringerci la mano, non ci diamo i baci che ci diamo di solito sulle guance. A onor del vero dovrei essere io a darti un premio, No. Perché se non era per te l'associazione Luci finiva nel dimenticatoio, perché io l'avrei chiusa, perché sono consapevole che a una certa età non si può più essere attivi ed efficienti e quindi ho i miei limiti e l'avrei chiusa. Quindi sono io che ringrazio Ennio, non solo perché la ricorda, ma perché la fa rivivere, perché in un anno ha organizzato tanti eventi importanti e quindi è lui, sono io che ti ringrazio veramente. Io ringrazio tutto il cuore. No, sono io che ringrazio te per quello che hai fatto. 20 anni di lavoro, Luciana. Poi adesso arrivano le forze nuove, c'è Anna Maria, c'è Ennio, ci sono altri che continuano, ma la strada l'hai segnata te. Poi con la compagnia teatrale, con Oreste abbiamo fatto veramente tantissimo. Però grazie Ennio, grazie perché
a quest'uomo non manca nulla, ha intelletto, cuore, volontà, abnegazione Mi e mette in anche grande imbarazzo, mi mette in grande imbarazzo. Non poteva finire in mani. Grazie Luciana, Grazie davvero di cuore. Grazie. Prima di ritirare. Complimenti. Grazie. Facciamo una foto. E dopo faremo le foto. Sì, di dopo Enrico. facciamo quelle ufficiali. Grazie ancora a tutti, grazie al sindaco e ai suoi collaboratori per la quarta volta che siamo stati ospitati qui, perché non dimentichiamo il simposio di Salvatore Volta l'altro anno, Vero. che doveva essere una giornata di simposio e invece è stato un tour di Salvatore Volta che ci ha portato in Monferrato, nel Vercellese, eccetera. E quindi grazie sindaco, grazie davvero. È sempre un piacere essere qua da voi. Anche E noi. grazie a tutti voi. Però senti, non ti sedere perché c'è ancora una cosa che devi tirare. Chiamo Fabrizio Tomovic che deve darti un pensiero perché c'è questa cosa del sasso per il sorriso e quindi un ricordo te lo porti a casa perché è fatto con amore e ci terrei che te lo consegnasse lui. Grazie, grazie. Qui le emozioni non è un piccolo pensiero, certo. Grazie. Fabrizio. È un sasso dipinto da una signora che abita nel mio paese, con dei libri, una mamma che abbraccia, come ha fatto lei con tutti noi. È un ricordo per lui. Grazie mille, grazie infinite. Grazie. Te li merito tutti gli applausi Luciana per quello che ha fatto, perché 20 anni di lavoro e 20 anni fa non era così facile fare cultura, oggi è più semplice, anche se il livello secondo me si è abbassato. Dopo questo emozionante momento ritorniamo alla serata con l'inaugurazione dell'esposizione della galleria dell'artista, in galleria dell'artista ceramista Sandra Baruzzi. Sandra Baruzzi, che vorrei ricordarlo, è ambasciatrice della ceramica della città di Castellamonte, recentemente nominata con grande merito dall'amministrazione, dalla giunta del comune, e la mostra personale di Gallo Galliano, noto pittore grafico di Quincinetto, che si scusa per la sua assenza, ma è stato trattenuto a Ginevra per terminare un lavoro commissionato oltre Alpe. Di Gallo Galliano, grafico visionario, pittore dalle forze di sensazioni, non posso che riconoscere la grande professionalità e creatività, oltre all'amicizia che ci lega. Per la edizione Pedrini Galliano ha realizzato innumerevoli lavori, dalle copertine della guida del Carnevale di Ivrea, all'ultimo lavoro, la stupenda copertina della Silloge di Poesia e Inquietudine, sino al recente nuovo logo, proprio il logo di Borgolibri, che ha debuttato, rifatto quest'anno. Di Sandra Baruzzi, ambasciatrice d'arte, sottolineo la raffinatezza delle sue opere, che sono frutto di studio, di duro lavoro, e sono decine e decine le mostre da lei presentate in tutta Italia, nel Canavese, da Faenza, culla della ceramica, fino a Castellamonte, sua città di residenza. Ci tengo però a dire che una sua opera straordinaria è attualmente in Cina, in un circuito museale virtuoso, e in viaggio tra i principali musei cinesi. Io chiamerei Sandra Baruzzi per una illustrazione della sua attività che sarà anche evidenziata nella sua presentazione del libro Le nuvole battiti del cielo, domenica pomeriggio, e dalle opere in galleria dalle quali accederemo tra qualche minuto. Prego Sandra, se vuoi illustrarci brevemente le tue opere, dopodiché passeremo a vederle di persona. Buonasera a tutti, ringrazio Enrico Pedrini, che in Romagna si definirebbe come una macchina da guerra, proprio perché è un organizzatore instancabile, ma anche una persona che mette in relazione le persone. E questo ha fruttato moltissimo, penso, su tutto il territorio canavesano. Tanto è vero che io sono stata invitata qui, ma presento anche un libro edito da un'altra casa editrice, quindi questo davvero è far crescere il canavese.
Voglio poi ringraziare il sindaco e anche tutta l'amministrazione, perché io sono già stata a Portofranco per un monumento in onore di un loro concittadino illustre, e quindi come dicevo io sono arrivata in Piemonte per lavoro, e per me, devo dire, è stato un'avventura appassionante. Mi ha fatto portare in tantissimi territori per poter valorizzare proprio i territori, quindi come diceva Alberto Vetta, anche a Cossano abbiamo valorizzato Giulia Vetta, e ho conosciuto la storia di molti cittadini e illustri, ma anche delle politiche e delle economie del territorio, e li ho trasmessi ai miei alunni. Quindi avete un territorio estremamente ricco di storia, di bellezze paesaggistiche, non solo, da valorizzare molto. Io vengo dall'Emilia Romagna, quindi vi dico che veramente avete ancora molto da poter valorizzare. Io sono nata a Paese, vorrei rivolgere un pensiero a questa città che è stata devastata, ma anche a Lugo di Romagna. E sindaco, non si scoraggi, se lei adesso ha questo problema, mi creda che rispetto al dramma che stanno vivendo è veramente superabile, ecco. Quindi, come anche le luci che forse non ci sono, tutto sommato siamo presenti qui. Sono arrivate, chissà, sì, queste emozioni. Grazie. Allora, ci sono dei problemi che si superano molto più facilmente. Sicuramente l'aggregazione e la condivisione è importante, quindi questa serata di sensibilizzazione che lei ha fatto, sindaco, sicuramente sarà un momento di riflessione per i suoi concittadini. Quindi il suo sconforto per me è invece un momento di riflessione, come la riflessione viene portata anche dall'arte e dalla letteratura, dalla cultura in generale, dalla poesia. Questi sono tutti strumenti di comunicazione che non possono fare altro che trovare un incontro, un discorso, ma sicuramente non tolgono la vita a nessuno. Quindi è questa la ricchezza, la bellezza dello stare insieme. Allora, in questo momento però è arrivata la luce, ma non abbiamo più le immagini, per cui eccole qua. Sono in loop oppure allora, in questo momento sono qui a parlare dell'arte ceramica, che è un linguaggio che io amo molto e conosco abbastanza bene, però tutte le ceramiche che voi vedrete adesso brevemente, alcune sono anche esposte, fanno parte di una collezione, Le nuvole battiti del cielo, che hanno intrapreso un viaggio con la parola scritta e anche con le grafiche, proprio per dimostrare che i diversi linguaggi concorrono per avvicinare più persone e per esaltarsi uno con l'altro, cioè per valorizzarsi uno con l'altro. Parliamo di ceramica visto che c'è l'eccellenza, visto che c'è il mio sindaco, ma anche l'eccellenza di tutto il Piemonte, ed è riconosciuta dall'ICT come città della ceramica. Vedete che queste sono delle sculture di piccole e grandi dimensioni con diversi materiali. E quindi a Castellamonte si fa ceramica artistica, sicuramente, si fa ceramica didattica presso il liceo, e quindi questo è importante perché c'è una trasmissione di saperi che viene data in testimone ai giovani, e quindi c'è la possibilità di un futuro, di approfondire anche il futuro. Poi c'è l'artigianato. E altra cosa molto importante, c'è anche la produzione a livello internazionale sulla stufa, una stufa che non ha soltanto una grande qualità tecnica, ma anche una grande eccellenza artistica, quindi si unisce l'estetica alla funzione.
questo lo dico perché valorizzare i territori a casa di altri e viceversa vuol dire esaltare tutto il Canavese e il Piemonte. Quindi adesso ho visto, queste sono grafiche, dalle grafiche partono, sono i bozzetti, partono poi le sculture. Non sempre si possono realizzare tali e quali, anche perché a volte la materia, cioè la zolla, la terra, ti porta poi delle sorprese e bisogna saperle valorizzare. La lavorazione della ceramica è molto complessa, tanto è vero che molti artisti fanno capolino a Castellamonte, posso citare alcuni nomi con cui anche abbiamo collaborato, Pomodoro, Nespolo, poi ci sono... Vai, adesso arriva Mirko De Nicolò. Vai, Mirko De Nicolò, e sono stati sia invitati alla scuola della città e anche nelle aziende dove realizzano le loro opere, perché ci vanno tantissime strumentazioni molto appropriate, quali forni, quali cabine di aerografia, cioè tutta un'attrezzatura abbastanza complessa, ma anche le competenze. Voi pensate che alcune cotture vengono sottoposte a 1200 gradi, quindi ci vanno delle lavorazioni e anche delle conoscenze sugli smalti. A volte si fanno anche 3 cotture dove c'è la distribuzione di lustri metallici, di oro e argento, quindi avrete alcuni esempi. Per cui questo fa sì che anche artisti di fama nazionale e internazionale girino intorno al nostro territorio e abbiano le nostre consulenze. Questo a me fa molto piacere, anche perché personalmente io in questi anni mi sono arricchita tantissimo e ho imparato molte cose. Per cui cosa ancora posso dire di questo percorso? Facci vedere le opere. Ecco, vi invito a vedere le opere. Finché c'è la luce. Vi ringrazio. Volevo dire anche 2 parole del mio collega, che le collaborazioni nascono anche proprio fra competenze differenti e questo è di nuovo una ricchezza per tutto il territorio, per il patrimonio anche personale. Grazie. Grazie. Bene, grazie a tutti. Io direi che Sandra ci può accompagnare per illustrarci anche le sue opere. Vi ricordo domani il primo appuntamento 10:30 con gli studenti del classico del Botta per la presentazione di Sliding Path, un percorso che ci può salvare la vita, con la preside, la professoressa Mongiano, e con il presidente della Via Francigena Paolo Facchi. Grazie, buona serata.